Ciao a tutti cari amici, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi voglio dare un sostegno alle persone che stanno iniziando a fare un lavoro sull'amor proprio. Quindi per tutte le persone che vogliono aumentare la stima di se stessi piuttosto che aumentare il valore che si danno. Non ho uno schema di lettura preciso, semplicemente lascerò che le carte parlino, ok? La prima scelta è la carta numero 20 ed è immaginare. La seconda scelta è la carta numero 44 ed è la carta del pensatore. E la terza scelta è la carta numero 37, la storia infinita. Potete sceglierne uno, due o anche tutti e tre, magari in ognuno c'è un consiglio, un messaggio che vi può essere utile. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone della prima scelta, quindi della carta immaginare. Andiamo a vedere un pochettino che cosa vi vogliono dire i tarocchi. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono generali, sono fatte per un collettivo. Bene, andiamo a vedere per il primo gruppo. Ok, imperatrice, 3 di denari e 6 di spade. Qui con la carta dell'imperatrice molte persone hanno a che fare con qualche tipo di credenza limitante legata alla madre. Molte persone potrebbero aver avuto una mamma non proprio affettiva o non proprio propositiva. C'è qualche cosa legato alle vostre capacità di fare qui che è limitato, è in un certo senso mozzato. Il 3 di denari normalmente parla di qualcuno che non crede di essere in grado di affrontare una determinata impresa, un determinato progetto. E qui io credo che faccia riferimento ai vari progetti della vostra vita. Ma perché? Perché comunque c'è ancora questo legame, se vogliamo, con la madre. Che abbiate o meno vostra mamma ancora in vita, questi sono come vi posso dire, pensieri e credenze che vi sono stati proiettati ed è per quello che esce un 6 di spade. Il 6 di spade è la carta che parla proprio dell'allontanarsi da quelli che sono i problemi di tipo familiare e normalmente sono proprio legati alla madre. Io non dico che questa persona abbia agito come ha agito per recarvi un danno, però comunque lo ha fatto che lo abbia fatto inconsciamente o meno, sta di fatto che voi adesso avete una bassa autostima. Fondamentalmente non pensate di essere in grado di arrivare a fare determinate cose, ma è solo un pensiero, vi ricordo che la mente crea. Quindi andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi consigliano. Regina di coppe. È caduta una carta, adesso la recupero. 7 di coppe e 6 di coppe. Allora, la regina di coppe è un'altra figura che fa riferimento alla madre per certi versi, ok? Quindi credo che qui ci siano da lavorare quelle che sono le proiezioni fatte sulla propria mamma, da un lato, dall'altro la regina di coppe vi invita ad andare nel profondo di voi stessi, ad andare ad ascoltare, ad analizzare quelli che sono i sentimenti profondi che voi avete, ok? Il 7 di coppe fa riferimento a quelle che potrebbero essere le proiezioni o le illusioni dovute ad un sogno nel cassetto
che magari voi avete, perché il 6 di coppe fa riferimento a dei sogni, a dei progetti, visto che comunque abbiamo qui un 3 di denari, oppure potrebbe fare riferimento a quello che è il bambino interiore, quindi c'è qui da analizzare le proiezioni che facevate quando eravate piccoli, perché poi quelle restano. Il 6 di coppe fa anche riferimento ai fratelli, ai cugini, per esempio, o agli amici con il quale c'è un legame molto stretto. Si parla di affetto fraterno, no? Per capirci. Quindi potrebbe anche essere inerente questo tipo di proiezione a come vi hanno insegnato a comportarvi nei confronti di qualche famiglia. Per esempio, vi faccio un esempio così magari è più facilmente comprensibile. Magari ci sono certe, potrebbero essere madri, ma potrebbe anche essere un padre con un forte atteggiamento femminile. Normalmente l'imperatrice indica una donna. Comunque, voi applicatelo alla realtà, alla vostra realtà, insomma. Qui il discorso è che è come quando in quelle famiglie dicono ci si deve sempre aiutare in famiglia. Comunque la famiglia è quello che si ha e ci si deve sempre spalleggiare. Ecco, quel sempre, secondo me non è assoluto. Se ho un familiare che fa qualcosa di illecito e io non sono d'accordo, non condivido, in quel caso lì io non mi sento di supportare l'altra persona, ok? In quel caso, nell'esempio in cui vi ho fatto prima, si supporta la persona in ogni caso, ok? Quindi per farvi capire magari la proiezione come è stata creata e in realtà quello che contrasta con voi, il fatto che voi non vi sentiate in linea con quello che questa terza persona sta facendo, ma a voi è stato insegnato che sempre e comunque si appoggia qualcuno della famiglia. Ecco, lì si tratta di vedere che cosa è valido per voi, cosa vibra in risonanza con voi, che cosa degli insegnamenti che vi hanno dato non vi appartengono, che cosa dovete lasciare indietro fondamentalmente. Molte cose sono delle proiezioni e appunto quindi qui si tratta di fondamentalmente usare la visualizzazione, immaginare, cercare di capire, ok? Perché certe cose siano andate così. Perché quando uno vi dice, per esempio, una persona che non è mai stata supportata nella vita, una persona che è cresciuta da sola, nel momento in cui si trova in un nucleo familiare dove l'aiutano, si sente supportata, si sente amata, incoraggiata e fanno un discorso come l'esempio di prima, quindi qui in famiglia ci si aiuta sempre, ad un certo punto quella persona si sentirà in dovere di aiutare qualcun altro perché lei è stata aiutata. Sono dinamiche sottili che si sviluppano poi nel corso del tempo, ecco. Però qui l'invito è proprio a analizzare voi i vostri sentimenti, diventare anche un po' tutori di voi stessi, madri in questo caso, cioè madri nel senso di parlarvi bene, di accogliervi anche nella diversità, cioè nel senso anche se voi andate contro quello che vi è stato insegnato, però quello è giusto per voi, voi lo sentite in linea con voi stessi, insomma. Mm. Andiamo a vedere con Osho. Vediamo che cosa vi dicono. Quello che si vede e quello che non si vede. Oltre le illusioni, oltre le illusioni e il controllo. Questa carta qui è la carta del giudizio. Io credo che molte persone qui si stiano risvegliando. Questa carta parla di immaginare e questa, se ci fate caso, ha una sorta di fessura nel terzo occhio. C'è qualcuno qui che inizia ad aprire gli occhi, a rendersi conto di quelle che erano le illusioni o le proiezioni semplicemente che si sono anche tramandate alle volte da una generazione all'altra.
quello che non si vede è che tutto questo è stato fatto per controllo. Tutto questo crea comunque un controllo. Il discorso del sottostare a determinate regole, in qualche modo, genera un forte autocontrollo in voi stessi perché magari va contro quello che sono i vostri principi, piuttosto che il vostro modo di essere, di vivere, ok? Voglio ancora una carta delle fatine. Questo controllo io credo che sia proprio tutto vostro, eh. Siete voi che, perché in effetti le carte qui vi dicono di lavorare un po' di più la parte empatica, di dare più valore a quello che sentite, di imparare a riconoscere se avete una sensazione di disagio, di paura, di sgomento, di rabbia, di gioia, di felicità. È un po' un imparare a classificare le emozioni, perché con questa carta che è un re di spade, sento che c'è molto, molto controllo interno. Può essere da parte vostra su voi stessi o da parte di qualcun altro su voi stessi. Comunque ragazzi, qui è quello che vi è stato insegnato durante l'infanzia. Qui si tratta di iniziare ad usare l'immaginazione, iniziare a fare esercizi di visualizzazione per iniziare a vedervi come voi vi volete vedere. Se avete questo progetto in testa, che ne dicano gli altri, voi cominciate a riprogrammare la mente con le affermazioni positive, quindi io posso, io sono. Fate le affermazioni positive del primo chakra e, e anche del terzo chakra possono aiutarvi. Poi se volete farle per tutti i chakra, meglio ancora. Ok, andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine. Moderazione e motivazione. Allora, questa carta fa riferimento al fatto che qui c'è qualcuno che sta esagerando con l'assunzione di qualche cosa. O io lo vedo anche, sta esagerando con il frequentare qualcuno che probabilmente non vi fa così bene. Perché questa carta dice: siete coscienti che quello che state introducendo o introducendo, qui parla di alimentazione nello specifico, però l'alimentazione non è solo quella fisica, no? L'alimentazione è anche quella energetica, quindi le notizie che ascoltiamo, la musica che ascoltiamo, per cui qui dice, anche se siete consapevoli che quello che state introducendo non vi fa bene, se tuttavia ne introducete una piccolissima quantità, non vi fa poi così male, insomma. Quindi moderazione. E poi qui abbiamo la motivazione, ok? Quindi il discorso è che va bene fare tutto questo discorso di immaginazione, visualizzazione, di analisi, però arriva ad un certo punto, qui parla della primavera, quando la natura sboccia, dove è ora di fare qualche tipo di passo concreto in avanti, è ora di fare il primo passo verso quello che è la realizzazione del vostro progetto. Quindi qui ragazzi davvero si tratta solo di rifocalizzare la vostra attenzione su voi stessi, cancellare quelle che sono le credenze limitanti. Se qualcuno vi dice non sei in grado, no, non gli dovete credere. Io sono perfettamente in grado di fare quella cosa lì. Magari casco 10 volte per strada, magari modifico il progetto 15 volte per strada, però andate avanti per quello che voi credete giusto per voi. Non date retta a nessun altro perché alla fine dei nostri giorni siamo soli con la nostra coscienza e quindi renderemo conto solo a noi stessi. Io ogni tanto so che è un po' macabra questa cosa, però io ogni tanto mi chiedo, se io dovessi morire domani, cos'è che vorrei assolutamente fare? Cos'è che non voglio lasciare indietro? E questo vi dà una sorta di spinta in più alla comprensione, a vedere oltre le illusioni, a capire che cosa vi farebbe davvero felice, al di là delle aspettative degli altri, familiari. Immaginate la vita che volete. Mm. Bene, cari amici del primo gruppo, io spero che
la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone del secondo gruppo con la carta del pensatore. Quindi andiamo a vedere che cosa fare per lavorare, per migliorare il vostro amor proprio. Quindi cerchiamo di capire su che cosa far leva. Vi ricordo comunque che le letture sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. 10 di spade al contrario. 10 di spade normalmente, essendo un 10, parla di una fine ciclo, però essendo al contrario qui un altro 10, ragazzi, potrebbe essere che qualcuno non riesca a staccarsi da qualche ciclo passato. Qui c'è stata una ferita che non si riesce a superare. Il 10 di spade normalmente è la fine, è il ciclo di fine sofferenza, ok? Però è al contrario, quindi qui c'è qualcuno che sta ancora pensando, sta ancora riflettendo, sta ancora analizzando, sta ancora proiettando. Il 10 di coppe mi fa pensare che sia riferito a un qualche tipo di famiglia che potrebbe essere la famiglia di origine o la famiglia che avete creato, più probabilmente. Qui potrebbe essere qualche cosa inerente, una relazione di coppia, ma ve lo dico dopo. Ok, abbiamo un fante di pentacoli, l'eremita e un 8 di spade. Allora, io credo che qui bisogna lavorare sui sensi di colpa, ragazzi. Qui c'è qualcuno che si sta auto boicottando, ma perché non viene fatto un lavoro interno. Ok, fondamentalmente ci si focalizza fuori, ci si sta focalizzando sull'esterno, su che cosa posso fare io per migliorare fuori, non dentro. A livello interno bisogna fare una sorta di pulizia a livello energetico, a livello di vibrazione, bisogna alleggerire le vibrazioni. Qui siete tanto appesantiti da tutta questa fase di pensiero. Sette di spade, asso di bastoni, fante di spade. Io vi consiglierei di fare attenzione a quelle che sono le proiezioni che state facendo su di voi. Non tanto sugli altri, ma su di voi. Quanto vi state facendo sensi di colpa? Perché dovrebbe essere colpa vostra? A parte che non si parla di colpa, si parla di responsabilità, ma poi è sempre 50 e 50. Poi rendetevi conto che se è andata così è perché doveva andare così, qualche cosa bisognava che imparaste, insomma. No, era così. Ok. Qui abbiamo un 7 di spade e un 7 di coppe. C'è qualcuno che o vi ha raccontato delle bugie o voi avete raccontato delle bugie a qualcuno. C'è stata una sorta di proiezione su quello che era, mi parlano, per non fare nomi, della famiglia del Mulino Bianco. Per chi non sapesse, per chi fosse veramente giovane, anni fa c'era la pubblicità di questa marca di brioche che comunque esiste ancora e rappresentava sempre la famiglia felice perfetta e quindi si dice
la famiglia del mulino bianco, no? Quelli da favola, ecco. Perché in effetti qua ce l'abbiamo, la famiglia felice. Qui c'è qualche tipo di proiezione sul legame familiare, su quanto bisogna dedicarsi all'altro, e difatti avendo l'eremita al contrario voi non vi state prendendo spazio per voi stessi. Cioè in realtà è come se non riconosceste qual è la vostra verità, che cosa è valido per voi. Io qui la sento, poi scrivetemi nei commenti, ma per molte persone risuona come una, diciamo come una lettura di coppia, nel senso che qui c'è un qualche tipo di insicurezza con l'altro, c'è qualche tipo di proiezione, si sta lavorando troppo in esterno, cioè dando energia fuori verso la coppia e non si, o verso l'altro e non si sta facendo il lavoro interno, non vi state dando attenzioni. Anzi, vi state un po' autodistruggendo, trovo io, no? Datemi una carta per il 7 di spade, andiamo a vedere se mi dicono queste bugie a che cosa fanno riferimento, queste proiezioni. Caduta la carta. 4 di pentacoli. C'è un qualche tipo di o materialità, perché il 4 di pentacoli, essendo denari, esprime concretezza, o c'è un qualche tipo di cosa che vi hanno detto alla quale voi vi state attaccando e da lì state facendo delle proiezioni. Vi dico, secondo me è un'idea che voi avete a livello di famiglia, no? Per esempio è molto diffusa la credenza limitante del l'amore fa soffrire piuttosto che bisogna sacrificarsi per la famiglia, ok? È un po' questo, è come se aveste una credenza limitante simile che vi fa proiettare determinate cose che comunque non vi rendono felici. Anche nel caso voi non abbiate una relazione, queste potrebbero essere proiezioni che vi sono o state inculcate quando eravate bambini oppure nel corso della vita avete avuto esperienze tali che vi hanno portato a fare questo tipo di associazioni mentali. Però c'è proprio qualche cosa di concreto alla quale voi vi state aggrappando, che non è chiaro, non è limpido, non è cristallino. Per molte persone è un qualche cosa a livello materiale. Ho due carte perché comunque il 7 di coppe parla delle illusioni materiali. Se vedete c'è l'alloro che indica il successo, i gioielli che indicano i soldi, il serpente. Cioè, parla di quelle che sono le illusioni materiali. E qui anche una carta che mi riporta proprio alla materialità della situazione, della questione, dei pensieri, dell'atteggiamento che in questo momento state avendo perché voi state facendo questo tipo di proiezione. Qui il consiglio è di lavorare su voi stessi. Datemi una carta per l'eremita. Il consiglio è proprio, sì, di mettere, perché non vi state amando, ragazzi. Giustamente questa è una lettura per capire come amarsi di più, no? Quindi qui bisogna lavorare sulle vostre proiezioni, sulle proiezioni mentali che fate inerente a qualcosa di concreto. Potrebbe anche essere semplicemente, vi faccio un altro esempio, chi deve cucinare o chi deve lavare i piatti o sul fatto che la donna, perché questa è un'idea molto diffusa, debba occuparsi della cucina, quindi di cucinare, di lavare i piatti piuttosto che di mantenere pulita la casa. Quindi questa è un'idea limitante, è una proiezione che comunque in qualche modo a voi non vi giova, perché le cose comunque si vive in due in una casa, si collabora in due al 50%. E qui il punto è fate qualche cosa di nuovo con amore nei vostri confronti. Se avete voglia di togliervi quel capriccio, io vi direi di farlo. Se avete voglia di prendervi un giorno tutto per voi, lontano dalla famiglia, potrebbe essere sano farlo. Chiaramente se potete. Però qui c'è proprio una questione di autoproiezione, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere con Osho. Che cos'altro vi posso dire? Qui sento tanta attività cerebrale, ragazzi. C'è qualcuno che non sta proprio benissimo in questo ambiente,
circolo, potrebbe anche essere un ambiente di lavoro, per esempio. Però ci sono tante proiezioni. Le proiezioni sono, è come se ci fossero tanti punti d'arrivo, tanti obiettivi, che però in realtà quanti sono reali di questi obiettivi? Quindi perché vi martoriate la testa così? Pensate a voi, pensate a trovare le bugie che vi raccontate o che vi hanno raccontato, semplicemente fate un'azione decisa, fate qualche cosa, avete due assi, fate qualcosa di concreto, partite. Il fante, scusate, di spade è un ragazzo che parte per la guerra, ok? E che ha tutte le migliori intenzioni. Fate attenzione perché poi lui strada facendo si distrae, quindi rimanete focalizzati sull'obiettivo. Andiamo a vedere Osho, che cosa ha da dirvi. Tante cose. Rinascita, 10 di spade. Isolamento, 3 di spade. Intensità e lasciarsi andare. Sì, di nuovo, due carte di sofferenza comunque, anche se questo 10 di spade in questo mazzo mi ricorda molto il giudizio, o meglio, è l'arcano minore della morte, quindi è una rinascita. C'è qualcuno qui che ha bisogno di prendere una boccata d'ossigeno e l'isolamento mi fa molto venire in mente questo 8 di spade, no? Quindi il discorso che c'è qualcuno qui che si sta quasi tenendo dentro un dolore, ragazzi. E qui invece quello che c'è bisogno di fare è proprio lasciarsi andare, fare quello che è un'azione concreta. È un cavaliere di bastoni, quindi andare avanti dritti per quello che volete voi, metterci determinazione, mettere entusiasmo, o meglio, seguire quello che a voi dà entusiasmo, ok? Perché qui vi vedo un po' dietro, correre dietro gli altri, se vogliamo, quelli che sono le aspettative familiari, le aspettative del gruppo di lavoro, potrebbe essere il 10 di coppe potrebbe anche rappresentare un gruppo di amici, eh? È un gruppo dove c'è una completezza a livello emotivo. Però ecco, qui c'è qualcosa, dovete secondo me proprio togliere quello che non vi serve più, staccarvi dalle cose materiali perché creano illusioni, ragazzi. Se vi dicono tu fai così che poi ti compro quello, tu fai così che poi, cioè, vi stanno comprando, vi stanno comprando. È la vostra verità. Cioè, poi voi avete bisogno che qualcun altro vi compri qualcosa? Magari per qualcuno sì, ma per qualcun altro no. Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine. E questo lasciarsi andare è un 8 di coppe, ragazzi. Qui c'è qualcuno che ha bisogno di alleggerire la testa, sento. Avete anche la carta del pensatore. Però vedo tante proiezioni. Perché invece di lavorare così tanto con la testa? Perché avete la testa qui, bene o male anche qui c'è sofferenza. La testa qui, la testa, l'attaccamento alle cose materiali. Perché semplicemente non vi lasciate andare? Fate finta di non aver bisogno di niente e cercate di valutare la questione senza quelli che sono magari dei beni di scambio, delle promesse di scambio, senza considerarle, insomma. Va bene, andiamo a vedere le fatine. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Ok, allora. Questa carta parla dell'energia della luna e vi dice guardate, ve la accosto a questa, lasciarsi andare, di seguire il naturale flusso della vita. Anche se i vostri sentimenti in questo momento sono confusi, ehm, l'energia della luna arriva per calmare queste emozioni e rassicurare la pace della mente dove possibile. Si arriva ad un certo punto della vostra vita dove non serve più pensare, semplicemente bisogna diventare osservatori di come si sviluppano gli eventi. E poi abbiamo questa carta che è bellissima che vi dice fondamentalmente di
brillare da dentro. Ognuno di noi ha questa fiamma divina interiore ed è ora per voi di mostrarla al mondo, di farla brillare, ok? Come? Con l'autoaccettazione. Voi siete come siete. Non fatevi condizionare da quello che si aspettano gli altri, da quello che vi promettono gli altri per avere qualche cosa in cambio da voi. Semplicemente dite, io sono così. Ed è qui che arriva il lavoro dell'eremita. Voi dovete imparare a conoscere come siete, che è ancora una cosa che non state facendo perché la vostra energia è proiettata fuori. Cercate di fare qualche cosa per voi. Chiedetevi come posso amarmi oggi. Voglio un massaggio. Bene, vado a farmi fare quel massaggio. Come posso amarmi oggi? Non ho voglia di riassettare casa. Perfetto, non lo faccio. Se anche un giorno salto, non succede niente. Non succede niente, ragazzi, non succede. La casa non scappa. Sta lì. Bene, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone del terzo gruppo, carta numero 37, la storia infinita. Andiamo subito a vedere che consigli vi posso dare per aumentare il vostro amor proprio, o meglio, che consigli vi vogliono dare i tarocchi. Vi ricordo che le letture comunque sono generiche, quindi non risuonerà tutto. Ok, eremita, wow, e 9 di pentacoli. Qui si parla di fare le cose da soli senza farvi influenzare da nessuno. La storia è infinita. Qui sento che c'è qualcuno che ha bisogno di lavorare sulla propria indipendenza, sia economica che emotiva che di ideologia, anche indipendenza da un punto di vista mentale. Qui c'è qualche tipo di dinamica che continua a ripetersi e secondo me è perché continuate a dare retta agli altri. Andiamo a vedere, andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. 8 di bastoni. 8 di bastoni, imperatore e cavaliere di bastoni. Wow! Io credo che qui si tratti semplicemente di mettere i paletti. No, per me è così. Perché in realtà l'9 di pentacoli è una carta di amor proprio, ma qui abbiamo l'eremita. L'eremita parla di cercare la propria verità interiore. È una carta che parla anche di indipendenza, il 9 di pentacoli, ed è una carta che parla di una persona solitaria, così come l'eremita. È un po' come se vi dicessero fai le cose per conto tuo, dai retta solo alla tua testa, comunica, perché comunque l'otto di bastoni è una carta di forte energia, comunica quello che vuoi fare, comunica quello che... quali sono le tue intenzioni fondamentalmente. L'imperatore e il cavaliere di bastoni fanno riferimento... Allora, l'imperatore potrebbe fare riferimento a un padre, o potrebbe anche essere un capo, ipotesi, o il vostro partner, nel caso ne abbiate uno. Qui si tratta di dare una certa concretezza a quello che è il vostro essere. Io sono questo. Innanzitutto conoscersi e accettarsi, giusto? E imparare ad amarsi, così come si è, anche con i vostri difetti, perché i vostri difetti fanno parte di voi. Ok? Bisogna, come posso dire, imparare ad accettare ed amare un po' tutto quello che siamo e quello che è successo nella nostra vita, perché ci ha formato, ci ha forgiato. Qui datemi un'altra carta. Io qui credo che ci sia un qualche tipo di situazione inerente a questo gruppo lavorativo, un gruppo familiare. Può essere lavorativo per molti, perché comunque abbiamo un 10.
di pentacoli. Di nuovo, la sacerdotessa è una carta di una persona che va avanti da sola. Io credo che qui la parte difficile sia associarsi o comunque farsi accettare da questo gruppo. Perché comunque abbiamo una carta che è il 3 di denari, che parla proprio di quello che è un progetto, un qualche tipo di lavoro dove non ci si sente all'altezza, ok? È una sorta di sfiducia in se stessi. Può anche essere che sia una sorta di sfiducia nel gruppo. Allora, innanzitutto imparate a parlarvi bene. Mm? Perché io qui non sento in realtà che stiate mancando di amor proprio, però probabilmente fate un po' fatica a comunicare quello che sono le vostre decisioni, le vostre volontà, quello che è la vostra verità. C'è questo imperatore che potrebbe essere una figura che sta condizionando in qualche modo la comunicazione, l'espressione personale, il successo. Datemi una carta per questo cavaliere di bastoni. La torre. Io credo che qui qualcuno vi stia facendo sentire meno bravi di quello che in realtà siete. Vi stanno bloccando dall'esterno. Carro, temperanza e cavaliere di spade. Ehm, Qui c'è bisogno di puntare i piedi, ragazzi. C'è bisogno di puntare i piedi per riuscire ad uscire da questa situazione, da questa... In realtà, ripeto, non vi sento completamente carenti di amor proprio, ma vi sento carenti nel comunicare quello che vorrebbe o potrebbe essere il vostro punto d'arrivo, quello che volete voi. Ma perché? Perché c'è comunque una persona che in qualche modo ridimensiona le vostre aspettative, il vostro successo, le vostre idee. Io credo che sia un padre, ripeto, una figura un po' più in alto a livello gerarchico di voi, che vi fa, che vi demoralizza, che vi neutralizza a livello di potere personale, o perlomeno questo è quello che sta tentando di fare. Per qualcuno si può anche trattare, del fatto che non ci si sente in grado di iniziare un'attività o un qualche tipo di progetto da soli, di conseguenza si chiede appoggio a questo imperatore che non dà molte soddisfazioni, vi dirò. Però comunque la stesa finisce. Aspettate, mi sono cadute delle carte. Finisce con la sacerdotessa, poi guardate che cosa mi è caduto. Abbiamo un 10 di coppe, la regina di spade e il 9 di spade. Qui, scusate, di bastoni. Qui vi dicono un po' di mettere le vostre barriere, di tagliare quello che non serve più. Anche qui c'è di nuovo un 10 di coppe e 10 di denari. Sono due carte di chiusura ciclo, comunque sono due carte di appagamento. È un po' come se, allora, in queste carte che ho estratto dopo vi dicessero, ok, muoviti, fai un movimento, sono due carte di movimento proprio a livello fisico, ok? E la temperanza mi parla di equilibrio, di guarigione, quindi è un po' come se il muovere. Questa torre indica o un litigio o un qualche rottura delle sicurezze, qualche... ehm, magari voi vi fidavate di questa persona e vi rendete conto che in realtà vi è scaduta, no? Come persona e questo vi fa muovere da questo tipo di realtà. E qui guardate, avete la regina di spade che è colei che comanda, che taglia quello che non serve più e anche la sacerdotessa è la carta della scelta avvenuta con successo. È come se imparaste ad un certo punto ad erigere le vostre barriere.
Andiamo a vedere con Osho che cosa vi posso dire. Qui fondamentalmente sento che come vi dicevo prima, non è che manchiate di amor proprio, ma semplicemente il fatto di rimanere lì nella posizione dove siete, nell'azienda, piuttosto che nel gruppo familiare dove siete, non vi dà la possibilità di espandere la vostra verità. È solo quello. Qui c'è qualcuno che vi condiziona, in realtà voi ce l'avete l'amor proprio, magari non sarà al 100%, magari è un 60-70%, però comunque già c'è. Non ha- non- Io credo che sia un qualche tipo di relazione a livello familiare dove non si agisce in un determinato modo per evitare di ferire qualcun altro, per evitare di magari come si dice, di deludere le aspettative di qualcun altro, ok? Va bene, andiamo a vedere Osho, che altri consigli, momento per momento, il matto e l'abbondanza. Wow. Ok, momento per momento, è un 2 di denari, prendetevela con comodo, fate un passo alla volta, vivete giorno per giorno e non come vi posso dire, non vi tormentate troppo, ecco. Il matto è un arcano numero 0, parla di nuovi inizi, parla di nuove avventure, qui avete anche la carta dell'eremita e questa carta qui, che sono due carte che parlano di un viaggio in solitaria, di un momento in solitaria. E con il matto potrebbe essere che abbiate proprio bisogno di staccare la spina, di prendere, partire per nuove avventure, per nuove aziende, Io sento che qui qualcuno vuole iniziare un'attività per conto proprio, ma a livello familiare non gli viene concesso. Può essere un'azienda familiare dalla quale ci si voglia staccare e creare una filiale, può essere il fatto che i propri genitori o comunque l'azienda familiare non rispecchi mm, i vostri, come vi posso dire, canoni ecologici, perché ho questa sensazione che qui ci sia qualcuno che abbia voglia di fare le cose in un modo più ecologicamente sostenibile, ma qui ci sia qualcuno che non crede in quel tipo di cambio. Qui è un po' il discorso è, se volete creare quello che volete creare avete bisogno di staccarvi, avete bisogno di rompere qualche tipo di sicurezza e partire per nuove avventure. E guardate, avete un re di denari alla fine, è la carta dell'abbondanza. Quindi comunque si va verso l'abbondanza. L'abbondanza non è essere ricchi, l'abbondanza è potersi permettere quello che si vuole quando lo si vuole. Il flusso dell'abbondanza è io ho bisogno di qualcosa e ne ho e me lo posso permettere quando ho bisogno, sempre. Ogni volta che io ho bisogno di qualche cosa, posso permettermelo a livello economico, piuttosto che di possibilità, piuttosto che quella è la vera abbondanza, ok? Bene, ancora un messaggio da parte delle fatine per chiudere la lettura. Porta magica, e trova il bilanciamento, trova l'equilibrio. Allora, andiamo con questa prima. La temperanza anche parla di trovare un equilibrio tra quello che è la mente e quello che è il cuore, quello che si dovrebbe fare, quello che si vorrebbe fare, no? Questa carta nello specifico invece vi esorta a trovare un giusto equilibrio tra quello che è il momento del lavoro, il momento del riposo e il momento del divertimento, ok? Perché giustamente dice, se voi siete stanchi, poi producete meno, se invece riuscite a trovare un bilancio, come si dice? Un bilanciamento, un equilibrio, ecco, tra queste cose, quindi il momento di divertimento, il momento di riposo, il momento del lavoro, alla fine si è anche più produttivi. E poi abbiamo questa carta che parla di qualcuno che si addentra nello sconosciuto ed è lì che avvengono le più grosse scoperte, diciamo così. E qui dice che è ora di andare avanti, di guardare avanti, di provare cose nuove, nel caso della filiale, se fosse quello il vostro caso, per esempio, senza guardarvi indietro, senza guardare quello che è il passato o quello che insomma state lasciando con questo matto e questo 9
Sono due 9 tra l'altro, sono due carte di iniziazione, numero 9, l'eremita e il 9 di pentacoli. Bene, cari amici del terzo gruppo, spero che la lettura vi sia servita. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!